vi invito a fare un paio di minuti di silenzio insieme. Fatelo nel modo più naturale possibile, lasciandovi cadere nel silenzio senza fare niente e sentendo non tanto le cose specifiche che accadono durante il silenzio, cioè i pensieri, i suoni, le sensazioni fisiche piacevoli o spiacevoli, ma lasciando tutto in uno stato naturale fino a sentire la semplice presenza, non che cosa c'è, ma il fatto che ci sono. Va bene. Probabilmente molti di voi sono già informati di questo dramma che si sta svolgendo da qualche giorno al confine fra la Polonia e la Bielorussia. Per chi non sa bene che cosa è successo, basta dire che per quello che io ne ho potuto sentire naturalmente da fonti attendibili della radio, della televisione e così via, parecchie agenzie turistiche bielorusse che sparse in varie zone dell'Asia hanno offerto a dei profughi che volevano raggiungere l'Europa un pacchetto di viaggio che li portasse al confine con la Polonia per entrare in Europa e per la maggior parte poi transitare verso la Germania. Questo pacchetto, che a quanto pare aveva dei prezzi oscillanti fra gli 8.000 e i 15.000 euro o 16.000 euro, che sono cifre per delle persone che scappano abbastanza elevate, per cui chi poteva si è venduto tutto quello che aveva, chi non poteva ha cercato di fare delle collette fra amici, parenti, anche parenti che già magari risiedevano in Europa, e così hanno fatto questo viaggio che consisteva in uno spostamento d'aereo dall'Asia alla Bielorussia e poi dove sono stati presi in carico dall'esercito e portati al confine con la Polonia, dove dall'altra parte c'erano i soldati polacchi che impedivano a questi profughi di entrare. Il problema è che questi profughi non potevano tornare indietro perché a quel punto glielo impediva l'esercito bielorusso, cioè li hanno portati fino a lì e dopodiché si sono schierati. È come se questi profughi si trovassero fra due linee di confine, una con la Polonia dove c'era l'esercito polacco che li respingeva e uno subito vicino dove c'erano i soldati bielorussi che li spingevano, spinti e respinti in una stretta lingua di terra, di credo pianure, boschi e colline, senza riparo, notte e giorno, senza cibo, senza acqua, con temperature al di sotto dello zero. E questa storia sta andando avanti da diversi giorni. Uomini, donne e bambini. Profughi di vario genere, iraniani, iracheni, afghani, siriani, di varia natura. Ora, in questa situazione drammatica dove qualche giorno fa, questi sono poche migliaia, qualche giorno fa c'erano 8 morti per gli stenti e l'assideramento, però sono cifre accertate, i dispersi sono molti di più, non si sa bene come. Ma la situazione è questa. Ora, piuttosto che a noi adesso in questa sede non ci interessa ovviamente l'analisi politico-economica che ha portato a questo, ci sono delle motivazioni diciamo abbastanza complesse sul piano interno e internazionale delle nazioni che sono coinvolte.
Non ci interessa in questo momento neanche un giudizio morale, cioè nel senso ognuno fa il suo, insomma, su questa situazione. Quello che mi interessa è segnalare due, a margine di questa situazione veramente drammatica, due episodi di segno opposto. Allora, il primo, che è diventato abbastanza noto, è questa scena. I soldati polacchi accampati dalla loro parte del confine ricevono delle casse con bottiglie d'acqua per bere. A pochi metri di distanza, dall'altra parte del confine, i profughi e una bambina, non sappiamo se è afghana, se è siriana, no, una bambina profuga. Il soldato tiene in mano questa bottiglia per bere, la bambina lo implora di dargli un po' d'acqua per bere, il soldato si volta dall'altra parte e non gliela dà. Questo è il primo episodio. Dall'altra parte abbiamo degli episodi invece diversi, cioè alcuni diversi contadini polacchi che abitano e hanno i loro campi, le loro terre vicino al confine, sfidando la legge che condanna questo comportamento, di notte di nascosto attraversano il confine per lasciare nei boschi dei viveri, bevande e cibo caldo, in maniera che i profughi che girano di lì, trovandoli, possano sopravvivere. E lo fanno, ripeto, rischiando, perché è vietato. Ecco, questi sono episodi che accadono in questa situazione. Allora, se noi ci chiediamo qual è la struttura che fa da matrice all'episodio del soldato che nega l'acqua alla bambina e qual è la struttura che fa da matrice all'episodio dei contadini che portano i viveri dall'altra parte. E non ci vuole molto a capire che nel primo caso quello che prevale è la percezione della separazione come una cosa reale e nel secondo caso è una percezione della non separazione. Nel primo caso c'è una matrice dualistica che vede separazioni dove in realtà non ci sono e nel secondo caso invece c'è vedere la non separazione che c'è. Vedere la separazione, cioè il pensiero dualista, è sempre collegato a una linea di confine che separa appunto un ente da un altro. La prima protagonista di tutta questa vicenda, ovviamente, è quell'immaginaria linea di confine che divide la Polonia dalla Bielorussia. Una linea che non esiste in natura. In natura ci sono pianure, colline, boschi. Non c'è nessuna linea. Quella linea esiste solo nella mente umana, ma, per quanto possa sembrare paradossale, diventa la cosa più importante ed è condivisa questa illusoria linea di confine da persone che sono cani e gatti, cioè polacchi e bielorussi, però pur essendo contrapposti condividono tutti questa convinzione che quella linea è reale. E quella linea divide e non solo divide, ma separa due mondi e attraversare quella linea diventa impossibile per questi poveracci che cercavano uno scampo dalle situazioni evidentemente basate su altre linee altrettanto se non più drammatiche di questa. Ma esistono altre linee di confine che generano la separazione. Prendete il soldato polacco e la bambina profuga, no? Che cosa il soldato non glielo dà da bere? Se gliel'avesse chiesto un suo, lì c'era abbondanza d'acqua, se gli avesse chiesto mi dai un sorso d'acqua un altro soldato polacco gliel'avrebbe dato.
Forse addirittura se avessi incontrato un animale che aveva bisogno di bere, un cane, gli avrebbe dato da bere. Ma la bambina no. Qual è la linea, a parte quella del confine? È la linea mentale che dice io e te non abbiamo niente in comune, siamo separati. Tu sei piccolo, io sono adulto, tu parli una lingua che io non capisco, io parlo una lingua che tu non capisci. Io sono cristiano, tu sarai, che ne so, musulmana o quello che sia. Anche se i cattolici polacchi, che sono molto cattolici, no? Dovrebbero sapere quel detto a dare da bere agli assetati e dare da mangiare agli affamati, no? Ecco, e allora io sono polacco e tu sei, che ne so, afghana, eccetera. Tu parli un'altra lingua, tu sai un'altra religione. Noi siamo separati. E questo prevale. Una separazione che non tiene conto che tutte e due hanno un corpo che ha fame, sete, caldo, freddo, che cresce, diventa adulto e poi invecchia, che beve, che mangia, che ha tutte le caratteristiche di un fisico e che condividono lo stesso ecosistema, che condividono questa terra, questa atmosfera, no? Ecco. Questo è molto più fondamentale del fatto che uno parli una lingua e un altro ne parli un'altra. Ma questa fondamentale non separazione non viene vista perché l'ipnosi delle linee di confine che creano il dualismo, la separazione, e che sono del pensiero concettuale, che di per sé deve funzionare in questo modo, il pensiero funziona in questo modo, il pensiero non è dualista di per sé, funziona in maniera che ti tira una linea e tutto è visto o bianco o nero. E i nomi funzionano così, come dico spesso. Se dico mela, vuol dire che questa cosa che è la mela non è un ombrello, una pera, un televisore, eccetera. Quindi esclude tutto il resto. Ma è separata dal ramo, dall'albero, solo perché queste cose le chiamo in un altro modo? Quindi il dualismo non sta nel fatto che il pensiero funziona in maniera bipolare. Il dualismo sta nel credere che questa sia la realtà e che c'è una separazione reale. Vedere la separazione dove c'è una fondamentale non separazione. E il contrario succede a quei contadini, i quali vedono le differenze, lo sanno che quelli parlano un'altra lingua, lo sanno che sono di un'altra religione, lo sanno che magari hanno un colore della pelle diversa, dei tratti fisici diversi, ma sanno anche che sono esseri umani come loro, che conoscono il caldo, il freddo, la fame, la sete e capiscono che quelle persone hanno bisogno di mangiare, di bere, di scaldarsi e siccome lo vivono su di loro e non sentono questa separazione, fanno il possibile per aiutare queste persone. Non perché sono diverse, ma perché in realtà non c'è una separazione fra un essere umano e un altro. E quindi, come vedete, c'è una matrice dualista in tutto quello, in questi modi che sono innaturali, mentre invece è la non dualità che porta alla solidarietà, porta a questo aspetto che è naturale. C'è un famoso testo buddista, il Bodhicharya Avatara, scritto da Shantideva, che nel capitolo dedicato all'amore, alla compassione, lui dice la mano naturalmente si porta al ginocchio quando il ginocchio fa male per lenire il dolore. Lo fa in maniera del tutto naturale, non deve pensarlo, programmarlo. Lo fa, ma fa male il ginocchio, la mano ci va per lenire il dolore. Perché? Perché appartengono a un unico organismo, non sono separati. Questa è la vera compassione, viene detto, non quando tu pensi che devi essere buono, bravo e devi provare compassione per quei poveracci che sono diversi da te perché soffrono mentre tu no.
La vera compassione è un'azione che io faccio naturalmente, senza neanche doverci pensare, perché sorge dal vedere la non separazione. Ed ecco quindi che questo elemento del vedere la non separazione nei sistemi spirituali, nelle tradizioni spirituali, si concentra molto su quella che è la fondamentale separazione che noi viviamo, quella fra me e tutti gli altri e il mondo. Perché quella separazione per cui io mi vivo un corpo-mente che è un io separato da tutti gli altri, è ovviamente la matrice di ogni egoismo, egocentrismo, la radice di ogni conflitto, perché se io sono separato dagli altri, gli altri sono tutti potenziali nemici, e di tutte quelle dinamiche che portano alla sofferenza. E dunque spesso le tradizioni spirituali si soffermano su questo aspetto particolare, vedere la non separazione, nel senso che l'idea di essere un io separato è la radice di tutti i mali, di tutta la sofferenza che noi infliggiamo agli altri e a noi stessi. Quando avviene una dissoluzione di questa separazione, questi sistemi spirituali parlano di risveglio o di illuminazione o di liberazione. Alcuni li usano come sinonimi, per altri invece c'è come una specie di gerarchia, c'è prima il risveglio per esempio e poi dopo la liberazione che è uno stadio ancora più avanzato, ma insomma, grosso modo, che cosa succede? Quando una persona diventa un risvegliato, vede la non separazione, non vede più la separazione. E questa è... Naturalmente poi le varie tradizioni spirituali hanno modi diversi di interpretare tutto questo. Il modo prevalente è quello che fondamentalmente resta dualistico, cioè hanno l'idea che per raggiungere il risveglio e diventare un risvegliato occorre una grande e faticosa opera di purificazione della mente, del cuore, del corpo, eccetera. Una purificazione che deve essere fatta attraverso tutti i possibili sforzi di cui siamo capaci, sul piano del comportamento morale ed etico, sul piano della purificazione delle emozioni, sul piano della purificazione della mente e dell'intelletto, tutto attraverso pratiche di vario genere, possono essere rituali, possono essere di tipo etico-morale e soprattutto di tipo meditativo in tante tradizioni. Questo processo di purificazione della mente da ogni idea di separazione è lunghissimo, per alcune tradizioni è un'impresa di una vita, per altre di molte vite, fino a che quando l'ultima diciamo, granello di egoità si dissolve, allora una mente completamente purificata raggiunge il risveglio, e questo risveglio fa sì che quella persona sia una persona risvegliata. Invece la prospettiva non dualista è diversa, perché la prospettiva non dualista dice: ma se la separazione non c'è in realtà, per cui è una visione errata ed esiste solo una grande non separazione di tutto, fin dall'inizio c'è la non separazione. E dunque pensare che si debba fare un cammino per raggiungere una non separazione, quando la non separazione è l'unica realtà vera, continua a nutrire un mito sbagliato, che è il nostro ostacolo, cioè credere
che il risveglio, la visione, la non separazione si debba raggiungere perché non c'è già adesso e dunque viene sempre spostata in un futuro che non finisce mai. E quindi cercare in tutti i modi di raggiungere qualcosa che in realtà è già qui ci fa sempre guardare nel luogo sbagliato, un po' più in là, nel futuro, anziché renderci conto che la separazione è un'illusione adesso e vedere adesso la non separazione. In una diciamo, idea di questo genere c'è il fatto che è impossibile che ci sia un risvegliato, perché un risvegliato vuol dire una persona risvegliata. Ma se c'è una persona, immaginate una persona risvegliata che dice, ecco, io ho purificato tutto e adesso mi sono liberato completamente da ogni idea di separazione, vedo solo non separazione, però io sono risvegliato e voi no. È una contraddizione, no? Cioè, allora questo io separato c'è ancora, se io solo sono risvegliato e tu no. Ecco perché è impossibile che ci sia una persona risvegliata. E infatti gli approcci non dualisti, realmente non dualisti, che cosa insistono? Sul fatto che la liberazione non è di una persona, è intrinseca alla realtà. La non separazione è già liberazione. Capite che è tutta un'altra prospettiva. E quindi in qualche modo, se è contraddittorio che ci sia, che si possa concepire un io separato che sia risvegliato, tuttavia vedere la non separazione, questo vedere è una luce di chiarezza che in qualche modo si riflette sulla mente delle persone sotto forma di comprensione molto spesso. La comprensione non è vedere la non separazione, è comprendere la non separazione nei limiti che può fare la mente con il pensiero. E questa comprensione, quando comincia ad affacciarsi nella mente di un corpo-mente, può eliminare tanta sofferenza superflua che noi dobbiamo affrontare se non vediamo questo aspetto. Come avviene questa comprensione? La comprensione della non separazione. C'è bisogno di meditare per forza o può venire così? Ecco, allora io vorrei prendere come esempio, per capire un po', quello che possiamo arguire dalla vita di uno dei miei filosofi occidentali preferiti, un non dualista, che si chiamava Spinoza. Di recente mi è capitato di leggere un librettino sulla vita e la visione di Spinoza, è una trascrizione di una conferenza che fece il nostro grande filosofo Carlo Sini. Ecco, questo è un librettino che, se vi va, si legge in pochissimo tempo, scritto con un linguaggio molto piano, e ci dice come nella vita Spinoza arriva a vedere la non separazione. Anche se qui non si parla mai di separazione o non separazione, ma in realtà si parla di questo. Ora, Spinoza nasce in una comunità ebraica portoghese, siamo nel XVII secolo, 1600 e qualcosa nasce, e questa comunità portoghese si era trasferita in Olanda perché in quell'epoca è l'epoca proprio
delle grandi guerre di religione che funestavano l'intera Europa fra cristiani, cattolici, protestanti, vari sette protestanti, ebrei, eccetera. C'erano carneficine spaventose che attraversavano l'Europa per queste questioni di guerre di religione. E l'Olanda invece era una specie di faro di tolleranza che anticipava i tempi rispetto a tutto il resto e che godeva di un grande rinascimento anche delle arti, eccetera, e nelle scienze. E quindi era un luogo dove c'era più libertà e meno possibilità di essere perseguitati. E allora questa comunità ebraica si era trasferita in Olanda. Una volta morto il padre, Spinoza, il padre era commerciante di frutta secca, quindi lui aveva preso in mano le redini dell'azienda paterna e però la sua grande passione era lo studio nelle scuole ebraiche della sua comunità ed era uno studente che era già allora estremamente brillante, al punto che il rabbino che si chiamava Morteira, lo aveva preso sotto la sua ala considerando che avrebbe avuto un grande futuro nell'ambito dello studio della religione e della filosofia ebraica. Se non che già allora Shankara aveva delle idee che mal si adattavano alla visione. Lui non vedeva assolutamente Dio come Yahweh, cioè né come un Dio antropomorfo che si occupa degli uomini, che ci dialoga, che è giusto, lui già maturava l'idea di un Dio che si identificava con il tutto, che diventerà Deus sive natura, cioè Dio è tutto quanto, compreso noi, e che quindi è una visione non dualista che è sempre stata considerata eretica, atea. Lui era considerato un ateo quando poi l'hanno scoperto, perché quello che accadde fu che probabilmente tradito da alcuni compagni di studio, Mortera venne a sapere delle sue idee e qui nasce questo dramma che a 25 anni lui viene cacciato dalla comunità con una maledizione spaventosa. Nelle parole con cui Sini le descrive, fu lo stesso rabbino Mortera che a emettere la damnatio memorie ai danni di Spinoza, il quale fu costretto all'espulsione dalla comunità. Spinoza fu espulso, nessuno potrà rivolgergli la parola, neanche i suoi familiari, neanche sua sorella, neanche sua madre, nessuno, neanche suo fratello, nessuno potrà rivolgergli la parola, nessuno potrà stare a un certo numero di metri di distanza, a meno di un certo numero di metri di distanza da lui, sia maledetto di giorno, sia maledetto di notte, sia maledetto quando si alza, sia maledetto quando si corica. Il Signore non lo perdoni mai e il suo nome sia disperso per sempre. Nessuno legga i suoi scritti, nessuno intrattenga alcun rapporto con lui. E così si ritrova all'improvviso, solo, a 25 anni, minacciato di vita, ad ogni momento poteva essere ucciso. C'è un fanatico di quella comunità ebraica, gli scagliò un coltello addosso e riuscì per fortuna soltanto a stracciare il mantello, mentre lui usciva non si sa bene se da una chiesa o da un teatro, e quindi era in costante pericolo di vita e doveva rimettere in sesto la sua vita dal punto di vista pratico, concreto, ma anche dal punto di vista interiore, capite? È interessante che, come viene detto qua, no? Dice questo giovane doveva... Spinoza dice, amava, era una persona normale, lui non ha mai fatto meditazione, non era un mistico in quel senso lì. Amava la musica, amava il teatro, i bei vestiti, amava fumare la pipa, amava i profumi
Amava vivere in maniera gradevole, non lussuosa, ma prestando attenzione alla propria serenità e felicità. Questo giovane, e allora questo giovane doveva esorcizzare la paura della morte, che certamente rischiava sempre. Doveva esorcizzare la miseria, il timore del futuro. E poi la cosa più importante era questa: Spinoza doveva purificarsi dall'odio di Cesini, dall'odio che lui ha ricevuto e ha provato evidentemente. Questa è una delle grandezze straordinarie di Spinoza, di Cesini. In tutta la sua opera non c'è una sillaba contro i suoi accusatori, contro gli ebrei, contro Morteira. Ma non era facile, voleva dire fare i conti con la propria vita e tirare le somme di una situazione difficile e precaria. Capite? E infatti, un'altra cosa che viene notata qua in maniera importante, Spinoza, per esempio, non ha mai scritto una metafisica, ha parlato di metafisica nelle sue opere, ha esposto la sua idea di come è fatta la realtà, ma lui non ha mai scritto un'opera di... ha scritto un'etica, quella, cioè, e per lui etica era, vista la nostra situazione umana, così precaria, così difficile, come la vita mi ha mostrato, vista questa situazione, è possibile essere felici? E come si fa? Questo era il centro esistenziale e credo molti di noi si possono riconoscere in questo. Ecco perché è così interessante il modo in cui lui poi è arrivato a capire come stanno le cose. In una opera giovanile lui scriveva queste parole: dopo che l'esperienza mi ebbe insegnato che tutte le cose che frequentemente si incontrano nella vita comune sono vane e sono futili, e quando vidi che tutti i beni che temevo di perdere e tutti i mali che temevo di ricevere non avevano in sé nulla di bene né di male, se non in quanto l'animo ne era turbato, decisi infine di ricercare se si desse qualcosa che fosse un bene vero e condivisibile. Anzi, se esistesse qualcosa grazie al quale, una volta scoperto e acquisito, godessi in eterno una gioia continua e suprema. Questo lui cercava. Questo è stata ciò che le esperienze di vita lo hanno spinto a fare. E l'ha trovato in una visione che potremmo tranquillamente definire non dualista, perché per lui, lo dice qua un po' già, capite bene, cioè non esiste il bene e il male nella realtà che noi incontriamo. Siamo noi che attribuiamo a quello che ci dà fastidio, che arreca dolore, l'etichetta di male, a quello che invece ci fa star bene l'etichetta di bene, ma è il nostro animo soggettivo, cioè egoico, dell'io separato, che in base a come è fatto, ovviamente, reagisce alla vita attribuendogli valori di bene o di male, ma in realtà, dice Spinoza, tutta la realtà è Dio, e cioè natura, e cioè il tutto. E il tutto si muove non per come dire, favorire questo o quell'essere umano, non si muove in base all'ottica degli esseri umani, si muove in base a sue leggi intrinseche. Il tutto si muove perché ha delle leggi intrinseche, geometriche, lui diceva, che secondo necessità svolgono e fanno accadere gli eventi. Noi stessi siamo parte di questi eventi, noi stessi accadiamo. In realtà, dice, noi non siamo separabili dal tutto e quindi non siamo separabili dal Dio. La nostra unica vera identità è Dio. Noi siamo modi attraverso cui
il tutto che è Dio e che è natura si articola in una grande varietà di forme. Noi siamo modi della divinità e quindi siamo limitati in quanto modi, ma non siamo separabili dal tutto, e il tutto è ciò che è veramente libero di seguire la sua propria natura senza niente che lo costringa dall'esterno. Se invece noi, dice Spinoza, ci identifichiamo soltanto con il modo, ci sentiamo prigionieri di quelle prospettive e valutiamo, il nostro animo si turba in base a questo o a quello e non vediamo come tutto è inevitabilmente impersonale e accade da sé, compresi noi e le nostre decisioni, allora a quel punto viviamo la sofferenza, la perdita e il conflitto come qualcosa che ci porta soltanto dolore. E invece se noi riusciamo ad acquisire quella visione per cui tutto quanto accade secondo le sue leggi, compreso in noi e comprese le nostre decisioni, per Spinoza noi non abbiamo un libero arbitrio perché non siamo separabili dal flusso delle cose che si svolgono secondo necessità. Le nostre decisioni non sono nostre, accadono, ma anche le decisioni degli altri. Capite bene che anche le decisioni di Morteira di cacciare via Spinoza, Spinoza è arrivato a vederle come qualcosa che è un evento naturale. Morteira non aveva scelta, per come era fatto, per come era la sua storia, per come era la cosa, doveva fare così. E questo porta pace nell'animo. Non ce la puoi avere con nessuno per le scelte che lui ha fatto. E questo ti dà pace. È un po' per chi ha seguito altri satsang, quando io parlo di quella metafora taoista della barca, no? Vuota, il barcaiolo che va nella nebbia, vede venire addosso una barca e lui si arrabbia contro il conducente perché gli sta venendo addosso. Poi quando si avvicina si accorge che quella barca si è sciolta dagli ormeggi, è vuota. E a quel punto con chi te la prendi se è una barca vuota? Ed è come se la visione impersonale, che noi siamo modi in cui si articola questo tutto nella sua suprema libertà. Noi siamo liberi in quanto tutto, perché il tutto si muove non spinto da nient'altro che dalla sua intrinseca libertà, che è necessità, ovviamente, di seguire la propria natura. E questo fatto ci rende liberi, paradossalmente, proprio perché quando, per esempio, obiettavano a Spinoza, dice: ma tu parli che noi non abbiamo il libero arbitrio e poi parli di libertà assoluta. Dice: sì, io non nego non nego la libertà di Dio, cioè del tutto. Quello che nego è che una parte possa essere di per sé separata e libera da questo tutto. E quindi questa visione in cui tutto accade ha fatto sì che naturalmente Spinoza si purificasse da tutto quell'odio, quel rancore, quel peso, quelle ingiustizie che la vita gli aveva arrecato. E infatti che cosa fa Spinoza? Spinoza si mette a fare il molatore di lenti, comincia a vivere molando le lenti. Anzi, col passare del tempo divennero famose in tutta Europa le sue lenti perché le molava molto bene. Certamente devono avere anche accorciato la sua vita perché a furia di respirare quelle polveri poi si ammalò di tisi e morì, certo non in età avanzata. Però lui tutta la vita si guadagnò da vivere facendo il molatore di lenti. Una volta dall'Università di Heidelberg arrivò l'invito a insegnare lì e lui chiese in una lettera: ma se insegno lì posso insegnare quello che voglio? E la risposta fu: ah sì, sei libero di insegnare quello che vuoi nei limiti del rispetto della monarchia e della Chiesa. A che lui ha detto: grazie, farà per un'altra volta. E continuò a molare le sue lenti, scrivendo l'Etica, che non pubblicò in vita, non perché non potesse,
perché se avesse pubblicato l'Etica in vita, probabilmente la sua vita gliel'avrebbe accorciata per tutto ciò che c'era scritto, per questa visione incredibilmente diversa, in cui le cose sono al di là del bene e del male, insomma, no? Che il bene e il male ce lo proiettiamo noi sulle cose. E quindi scriveva l'Etica per farla leggere a un gruppo e discuterla con un gruppo di amici che gli hanno voluto un gran bene per tutta la vita, che spesso gli hanno offerto delle donazioni rilevanti che lui ha sempre rifiutato. Ha accettato qualche piccola cosa, basta. Lui ha sempre rifiutato di essere mantenuto da donazioni, anche se ha accettato la generosità degli amici, eccetera, perché ha vissuto così. Ecco, allora diciamo che se queste cose, per quello che possiamo ricostruire, sono vere, ecco, allora Spinoza, attraverso una visione non dualista, per esempio, si purifica e si libera senza bisogno di pratiche interiori, ha sempre vissuto appunto, ecco, si purifica e si libera dal rancore, no? E in effetti, se noi vediamo la non separazione, se noi vediamo la barca vuota e magari abbiamo ricevuto una persona anni fa ci ha fatto un torto, ci ha fatto del male, eccetera, e molto spesso rimane un rancore, no? Rimane un rancore che è un peso anche per noi. Ogni volta che penso a quell'episodio mi salta una rabbia, una voglia di vendicarmi che non posso, eccetera, eccetera. E cioè è un nucleo, una cosa che ormai riguarda il passato, che è finito tutto, eccetera, eccetera, ma che mi mantiene questo rancore, che è una zavorra, una catena che mi impedisce di vivere con leggerezza, no? E allora ecco, nel momento in cui da un lato vedo che quello che mi aveva fatto quel torto era come una barca vuota, non c'era, non poteva che agire così. E dall'altro è un evento passato che non c'è più, può darsi che a un certo punto il rancore se ne vada e posso scoprire di essere incapace di provare rancore. E quando lo scopro, beh, è una grande libertà, un grande rilassamento, essere liberi dal provare rancore. Ok, questo può accadere, ma se non è un evento del passato, se accade adesso che uno mi fa un torto, mi fa del male, come la mettiamo? Riesco a non provare rabbia? E se non provo rabbia, riesco a non provare fastidio? E se non provo fastidio, riesco ad essere equanime con quella persona? Capite? C'è tutta una gradazione, no? Perché non è come una cosa passata che ormai è passata. Me lo fa adesso all'improvviso una persona mi fa soffrire. Qual è la mia... Anche se io vedo la non separazione, anche se io vedo che le cose accadono da sé, anche se io vedo le barche a vuota, adesso se me lo fanno, che reazione ho? Di rabbia? Mi arrabbio, me la prendo, impreco contro quella persona o contro il destino? Oppure magari a un livello invece diverso, meno forte, mi sono scocciato, provo fastidio. Oppure non provo fastidio, oppure semplicemente aspetto che passi questa situazione. Allora, vedete, ci sono gradazioni diverse che possono accadere anche quando la comprensione della non separazione su per giù ce l'ho. E questo non dipende soltanto da persona a persona.
Una persona può essere più focosa, più incline a avere un'esplosione e poi dopo però a lasciarla passare, un'altra persona invece è più tranquilla. Questo non riguarda solo da persona a persona, ma nella stessa persona può variare questa reazione in base a quanti altro stress ho accumulato durante la giornata o in base all'entità del danno che mi è stato fatto e così via. Allora, se le cose stanno così, pensiamo veramente che sia realistico che esista un risvegliato che ha raggiunto la perfezione in cui tutte queste cose non suscitano nessuna reazione, mai, perché si è liberato completamente. Questa è una bella favola. È una bella favola, ma è vera? E qui vi vorrei fare un altro esempio, prendendo un risvegliato a denominazione controllata e certificata, cioè Shankara. Shankara è considerato uno dei più grandi filosofi dell'India, è considerato uno dei più grandi esponenti di non dualità, in particolare la sua dottrina viene chiamata Kevala Advaita Vedanta. Advaita vuol dire non dualità, Kevala vuol dire soltanto, quindi puro, pura non dualità. E Shankara è stato considerato ovviamente un illuminato, un grande maestro, e nel momento in cui già era diventato un maestro che aveva sconfitto nei dibattiti che piacevano tanto agli indiani e convertito alla non dualità maestri di altre dottrine che sono diventati i suoi discepoli, aveva un grande seguito di discepoli, viveva una vita pura. Lui apparteneva a una casta brahmanica, era quindi la più pura già di per sé, diciamo, nella società dell'India. Ma naturalmente lui era diventato sannyasin, aveva abbandonato la vita nel mondo e infatti un po' come succedeva col Buddha, girava per tutta l'India di luogo in luogo senza fissa dimora con tutti i suoi discepoli e viveva una vita veramente ispirata alla non dualità, pura, eccetera. Pura non dualità, Kevala Advaita. Ebbene, si racconta in una nelle tante biografie di Shankara che una volta, mentre si trovava a Benares, stava camminando in un vicolo con i suoi discepoli, quando dall'altra parte vede avanzare un uomo che apparteneva alla casta Chandala, che è la più impura di tutte. Ora dovete sapere che nel mondo castale indiano il concetto puro-impuro è fondamentale. Quindi ci sono delle caste che sono molto pure, che non possono entrare in contatto con quelle troppo impure, perché altrimenti vengono insozzate, diciamo così. Cioè, questa è proprio il tabù, cioè puro e impuro sono cose molto frequenti nei pensieri arcaici delle società. I Chandala erano figli di un fuoricasta, sì, no, erano figli di una donna di casta brahmanica e di uno Shudra che stava fuori addirittura della religione vedica. Quindi era considerato un figlio di questi due genitori, appartenente appunto alla cosa Chandala, fra le cose più impure che potessero esistere. Diciamo che stavano un gradino sotto all'impurità di un cane partorito, che è considerato dagli indiani un animale molto impuro. E quindi i brahmani, quelli che appartenevano alla casta brahmanica, non potevano essere neanche sfiorati dall'ombra di un Chandala. Era una cosa proprio, vabbè.
Allora Shankara andava con i suoi, tra l'altro Shankara, ripeto, era diventato un sannyasi, quindi era uscito anche da questa, vede venire avanti quest'uomo che tra l'altro stava con 4 cani, quindi proprio il peggio del peggio dell'impurità, e Shankara dice, oh, un momento, vai via, mettiti da un'altra parte che qui, se no, cioè, ha questa reazione. E a questo punto, però, il Chandala gli dice, ve lo leggo perché è interessante, il Chandala dice, quando lui gli dice vai via, gli dice, vi sono molti come te, sedicenti, eruditi e saggi, ma di grazia, degnati di rispondere alla mia domanda. Perché mi dici vattene via? Comandi di spostarsi a questo corpo fatto di cibo e me lo comandi dal tuo corpo che pure lui è fatto di cibo? Oppure lo stai dicendo alla coscienza qui che è in esso da parte della tua coscienza? Perché fatti di cibo sono entrambi i nostri corpi, non c'è nulla da accettare o da rifiutare in essi. Come puoi considerare il tuo corpo più puro del mio? Se invece ti riferisci alla coscienza, essa è soltanto una, priva d'attaccamento, pura, eterna, imperitura, senza distinzioni, senza differenze. Egualmente si riflette lo splendore del sole nelle acque pure del Gange o in un vaso colmo d'urina. Dov'è dunque la differenza fra la coscienza di un bambino e quella di un Chandala? Perché fai una differenza dove non ce n'è alcuna? Questo è quello che gli dice. A questo punto Shankara rimase in silenzio interdetto e poi, tra la costernazione di tutti i suoi discepoli, si prosternò nel fango ai piedi di questo intoccabile e lo adorò con delle strofe che, diciamo, inventò lì per lì. Capì che quello lì non era un Chandala soltanto, ma era Shiva che lo aveva messo alla prova e aveva in qualche modo sfidato la sua capacità di vedere la non dualità. Ecco, allora vedete, questo era considerato un risvegliato, eppure quando si è trovato lì, un condizionamento del passato che era sempre stato lì, lo ha preso dalla sprovvista, lo ha fatto confrontare con vedere la separazione anziché la non separazione. E poi lui reagisce, comprende e supera tutto questo, ma questo è venuto fuori, però, capite? Anche in un sommo risvegliato ci sono, insomma, il corpo e la mente, e può esistere un corpo e una mente perfetto. Che vuol dire perfetto? Che non è un corpo e una mente, perché un corpo e una mente hanno una loro storia, hanno le loro vicende, hanno i loro punti di forza e i loro punti di debolezza e quindi hanno i loro condizionamenti, le ferite del passato, i preconcetti del passato. E allora chiaramente c'è tutto un lavoro che può essere fatto, ma ci sono dei pregiudizi, ci sono dei condizionamenti che finché una situazione esterna non li riattiva e non ci mette di fronte ad essi, stanno lì. Per cui tu puoi sembrare un grandissimo risvegliato, ma poi cadi su situazioni che risvegliano quell'aspetto che ancora vede la separazione, non vede la non separazione. E quindi la vita, da un certo punto di vista, può essere un continuo confrontarsi e apprendere laddove ancora vediamo una separazione che non c'è. Vedete, quindi quello che sto cercando di piano piano
far emergere è questa infantile idea che il mondo si divide in risvegliati e non risvegliati, cioè che esiste una linea netta di confine, di nuovo, che è solo del pensiero, perché in realtà non è mai così, una linea netta di pensiero, del pensiero che dice uno o è risvegliato o non lo è, capite? E quando si dice questo, ovviamente, allora se io ho superato la linea di confine e sono risvegliato, rimango di nuovo intrappolato nel condizionamento della separazione, perché mi separo da quelli che non sono risvegliati, semplicemente perché ho semplificato il fatto che il pensiero funziona con queste linee che dividono in bianco o nero, mentre diciamo così che nella vita di ciascuno vedere e non vedere la separazione è a macchia di leopardo. Dipende dalle situazioni in cui ci troviamo. E c'è, per esempio, un elemento di vedere la separazione o la non separazione dal punto di vista dell'intelletto, concettuale. La filosofia che ha sviluppato Shankara, la filosofia che ha sviluppato Spinoza. Quindi ci può essere un aspetto che riguarda la comprensione, e questo riguarda la mente. Ci può essere un aspetto di vedere la non separazione che non riguarda il pensiero, ma riguarda il cuore, cioè le emozioni. Sono persone che possono vivere l'empatia, per esempio, che è non separazione per eccellenza. Quello che provi tu lo provo io. E magari la pensano invece a livello del pensiero, creano tutte quelle separazioni stupide, eccetera. Eppure però, dal punto di vista delle emozioni del cuore, quelle persone sono non duali in gran parte dei loro rapporti, ma nel pensiero sono dualiste. E così nel corpo, cioè nelle azioni del corpo. Abbiamo detto la comprensione, la mente, l'emozione, il cuore, ma poi c'è il corpo che agisce nella realtà. Ci sono persone che hanno non sanno neanche che vuol dire non dualità, ma quando agiscono, agiscono secondo la non separazione. Come quei contadini che portano da mangiare oltre confine, che certamente non hanno magari letto Spinoza o Shankar, tantomeno Shankar. Pensate come la non dualità, il vedere la non separazione, si insinua continuamente nella nostra vita. Una madre, quando il bambino è molto piccolo, vive naturalmente una non separazione. Il bambino non ha ancora costruito l'idea di un io separato, non ha neanche costruito l'idea di un interno e un esterno quando è molto piccolo. Vive una dimensione senza confini, è tutto quello che percepisce lui. E la madre sente la risonanza di questo e in qualche modo, è chiaro, ha una fortissima empatia, riesce a sentire se il bambino sta bene, sta male, eccetera. C'è proprio una non separazione con quel bambino. Poi magari i problemi vengono quando diventa adolescente o grande, no? Oppure uno che ha 3 figli, sto parlando di figli perché è facile qui vedere come si insinua la non separazione nella nostra vita, no? 3 figli, uno diverso dall'altro. Per un genitore sono 3 figli estremamente diversi, le vedono tutte le differenze, vedono tutti che uno è più fragile, uno è più forte ma è più difeso, un altro è più geniale, creativo, eccetera, no? E magari è anche vero che con uno di quei 3 figli tu riesci a comunicare più facilmente perché è più simile a te rispetto agli altri 2, ma pur vedendo tutte queste differenze può succedere, e spesso succede,
che per i genitori quei figli sono la stessa cosa dal punto di vista della non separazione, dal punto di vista dell'amore. La comunicazione può essere più facile con uno, più difficile con un'altra, ma la non separazione viene sentita con tutti e tre. Pensate a quella bella commedia di Edoardo De Filippo, Filomena Marturano, no? In cui a un certo punto questa donna dice a quest'uomo con cui ha convissuto per tutta la vita che vorrebbe sposare mentre lui non ne vuole sapere, ti presenta tre adulti che sono tre figli che lei ha avuto in passato e gli dice che uno dei tre è il suo. E quello vuole sapere qual è questo figlio. E come lei gli dice è quello, allora lui comincia, sì, poveraccio, quello c'ha una famiglia numerosa, allora bisogna aiutarlo col negozio. Allora dice, no, guarda, è quell'altro. Insomma, vedi come quello è mio figlio, no? La separazione. E lei dice, no, sono tutti e tre uguali. E questa è la non separazione. Ecco, e quindi la vita ci sfida continuamente, in tanti modi diversi, a sentire la risonanza della non separazione a livello della comprensione della mente, a livello del sentire del cuore e a livello del fare. E allora dove sta questa differenza fra i risvegliati e i non risvegliati? Quando vedete che persino Shankara si è trovato di fronte a qualcosa di irrisolto, dove sta questa perfezione? Non c'è. C'è questa continuo brillare e oscurarsi nel vedere la non separazione. L'immagine che mi viene in mente è quella del sole quando in una giornata terza brilla sul mare, sulle onde. Vedete uno sfarfallio infinito di luci che giocano fra le onde, che appaiono e scompaiono. E pensate, il Sole è un'unità, lì c'è una frammentazione infinita di luci che brillano fra le onde. Il Sole è stabilmente luminoso, quelle luci si accendono e si spengono e sono infinite, come infinite le esperienze che noi facciamo quotidianamente. Ecco, la non separazione, la chiarezza, la luce della non separazione, nella manifestazione che è il mare, che sono tutte queste esperienze che noi tutti facciamo, brilla ora qua, ora là, poi si spegne, poi si riaccende. E riconoscere questi momenti in cui noi incarniamo la non separazione è una grazia. E lo sparizione e il tornare a vedere una separazione che non c'è, sembra quasi essere una parte di un gioco a nascondino per il piacere di riscoprirla un'altra volta quando, come succede a Shankara quando incontra il Chandala, siamo sfidati dall'esperienza a riconoscere questa non separazione. Come quando guardiamo negli occhi di un bambino, come quando sorridiamo a uno sconosciuto, come quando abbracciamo una persona cara nel dolore. Bene, direi che possiamo passare al nostro dialogo. Vai. Mauro, buonasera. Ciao bello. Ti seguo spesso in registrazione, ma che non ce la faccio a volte, due bambini piccoli, arrivo cotto. Ascoltami, è un po' che riflettevo, seguendoti, facendo riflessioni, facendo altre cose. Allora, la mia non è proprio una domanda, è una riflessione che vorrei che tu poi mi aiutassi a portarla a conclusione. E cioè, nella nostra esperienza, e parlo della mia, siamo stati educati un po' da questo aspetto religioso e spirituale, no? Di dover raggiungere una meta, di dover ritornare a casa. E questa cosa, diciamo, nella mia
consapevolezza è molto cambiata. E io mi chiedo, e la mia considerazione è questa, ma c'ha un senso questa storia qua? Cioè, in realtà, se noi vivessimo con questa consapevolezza che tu ci stai raccontando, allora questo qui sarebbe un bellissimo parco giochi, un bellissimo Luna Park, dove in realtà, se esiste, mettiamo che esista questo creatore, ha fatto tanto per metterci qua e noi siamo tutta la vita a sforzarci per ritornare a casa. Cioè, mi sembra un po' un controsenso, no? Anche perché, considerando quello che io ho colto in questa tua satsanga di questa sera, diciamo che ammesso che esista questo creatore, no? E noi ne siamo delle scintille, no? In realtà siamo creatori noi stessi, cioè se fossimo sganciati da tutte queste preoccupazioni, in realtà la nostra vita sarebbe un grosso divertimento, perché potremmo anche crearci le situazioni che ci fanno più comodo, di cui abbiamo bisogno. Adesso non so, non mi vengono le parole, scusami, io non sono... E questo mi ha fatto capire un racconto, scusate, un racconto che forse qui è lungo da raccontare, di Yogananda, e che diceva proprio questa cosa qua, però adesso forse è lungo, forse non ne vale la pena di dirlo, però ecco, la considerazione è questa: non è che noi siamo abituati a pensare al contrario di come stanno le cose, ritornare in un posto dove da quel posto siamo usciti con tanta fatica proprio per venire qua sostanzialmente a divertirci, a vedere il panorama. Ecco, ti lascio rispondere, perché questo ha cambiato abbastanza la vita, sta cosa qua. Ok, ti lascio a te, grazie della risposta. La dimensione, mi pare che tu un po' accennavi alla dimensione del gioco, no? Del gioco, ecco, naturalmente la vita non è sempre così divertente, cioè, insomma, di cose spiacevoli ne accadono tante. Non è che stiamo in un parco giochi dove tutto va bene, no? Ogni tanto ci facciamo male. Quindi ci sono alti e bassi, no? Però un conto è, come dici tu, secondo certe cose, doversi muovere in una certa direzione per raggiungere finalmente quella cosa che non è qui. E un conto è accettare il gioco, in cui ogni tanto uno si fa pure male, va bene, ma capire che è questa la dimensione vitale, è questa la danza, diciamo, solo che nessuno può scegliere se accettare o meno tutto questo. Un'accettazione fatta dall'io separato non è un'accettazione, è un dire: io per ora ti accetto perché voglio che tu mi cambi le cose. Invece la vera accettazione è qualcosa che non sta alla portata del nostro io, ma è nel profondo di noi stessi, già attiva. Sempre, noi nel profondo siamo sempre aperti, perché tutto quello che capita, ci capita. Cioè non lo possiamo, non lo rifiutiamo, non lo neghiamo. Quindi però, ecco, a volte parte di questo gioco è recitare il ruolo serio del ricercatore spirituale che deve sacrificarsi per arrivare a queste mete future. E allora con grinta, con aria truce, ci si mette in marcia verso questa fantomatica meta futura, e lì poi si svolge tutta una storia che forse è quella di cui abbiamo bisogno per divertirci sotto sotto, chissà. In molti casi diventa una prigione, diventa una... E allora se diventa un peso, prima o poi, durante questa marcia, caschiamo per terra schiacciati da questo peso, e quindi se non siamo noi a liberarcene, sarà questo peso che ci obbligherà
a liberarci del peso. E allora a quel punto molti possono anche avere un'esperienza che scambiano per la liberazione, cioè i fuochi d'artificio, no? Cioè quando uno tutta la vita si è accorto che aveva un macigno sulle spalle e lo butta giù, lì per lì, no? Ti senti leggerissimo, salti e ti sembra di volare. Wow, questo è il risveglio, questo è il risveglio. Poi col tempo diventa naturale, col tempo diventa come tutti noi che non abbiamo un peso e ci muoviamo bene. Però se tu hai pensato che era quello il risveglio, non, cioè ti sembra di averlo perduto. E allora, anziché capire che il risveglio è nella nostra quotidianità sempre presente come i baluccichi del sole fra le onde del mare, noi ricerchiamo di ripetere quella esperienza che invece era avvenuta perché mi ero caricato da anni di un peso che era caduto in quel momento. E allora alcuni si rimettono metaforicamente il masso sulla schiena per poter riprovare quella cosa, perché altrimenti gli sembra che non sono abbastanza leggeri. E anche questo fa parte del gioco, che ti devo dire. Oppure invece uno se ne va libero da quel peso, danzando, sentendo che il proprio corpo non ha bisogno di zavorre per fare quello che deve fare. Insomma. Non so se ho risposto alla tua domanda, però insomma. Posso parlare? Certo. Ok. Cioè, se mi sembra che quello che tu stia dicendo sia anche che questo fa parte di un processo, no? Cioè, stavo pensando cioè, è difficile non reagire, no? Ovviamente, idealmente, la metafora della barca vuota è una metafora che comprendo, però è molto difficile arrivare ad un punto così quasi di non reazione rispetto a quello che può succedere. E penso anche che però la non reazione, cioè il fatto, cioè forse è reagire ma non rimanere nella reazione, cioè non rimanere attaccati, no, per lungo a un sentimento che poi ti imprigiona. E, però io penso che le reazioni servano anche a fare, no? A fare delle cose che poi possono essere positive o dei cambiamenti, no? Cioè, voglio dire, essere arrabbiati non è in se stesso per me un sentimento negativo o pesante cioè dipende perché la rabbia ha tante componenti, no? C'è la rabbia, c'è la rabbia che vuole colpire l'altro, c'è la rabbia, c'è l'odio, ci sono tante sfumature, no? Però l'essere, diciamo, adesso non so perché io vivo a Londra e quindi c'è una differenza che non c'è nella lingua italiana. Nella lingua inglese c'è rage e c'è che in italiano mi sembra sia la rabbia, e c'è anger che è, non so come si possa esprimere in italiano, no? E questo per me è anche una differenza importante. Però ecco, la rabbia secondo me anche è un'energia vitale che porta a fare dei cambiamenti che sono anche importanti, a mettere dei confini. E tu dicevi appunto questo fatto cioè della separazione della linea, però i confini sono anche importanti, no? Non i confini che ci separano dagli altri, come nell'esempio che tu hai portato, ma dei confini che permettono anche che sono importanti, no? Cioè, la separazione è anche una parte importante cioè di non, mi sembra che impedisce anche di essere completamente passivi o che l'altro ci possa, non lo so. Chiaro che mentre parlo mi rendo conto che c'è un'idea di un altro separato, no? Però
mi permette di non, cioè mi protegge, c'è una protezione, ecco, che secondo me è anche importante, no? Cioè nel soldato io pensavo che non dà l'acqua alla bambina, no? C'è anche una protezione all'empatia, perché il soldato in quel momento non può essere empatico verso la bambina, perché deve mantenere una posizione rigida di distacco, no? Però c'è invece una protezione che è importante come esseri umani, no? Che ci permette di non, che un altro forse non faccia del male, non ci calpesti, non lo so, ecco, erano un po' queste considerazioni che facevo. Beh, no, le cose che dici sono importanti perché inducono a vedere meglio certe cose, cioè allora intanto molto dipende dal livello di identificazione da cui noi ci muoviamo. Quello in genere più diffuso è che io mi sento un io separato dentro questo corpo e questa mente. Ora, che è diverso, per esempio, dal sentirsi invece identificati con la coscienza che osserva tutto questo e che osserva anche il corpo e la mente, i quali hanno i loro processi, che hanno le loro leggi e che non sono quelle stesse della coscienza che osserva, oppure di essere il tutto che si manifesta attraverso questo corpo e questa mente e così via. Quindi il punto non è non riconoscere le differenze. La non dualità vede un'infinità di differenze e le differenze sono fatte da linee, diciamo così, che non sono però confini. Cioè le differenze, la presenza di differenze non, come dire, non coincide con la separazione. Quindi quando tu dici ovviamente protegge il mio corpo il sentirmi separato, no, protegge il mio corpo sentire quelle linee. Per esempio, è chiaro che la linea della pelle è molto importante perché senza quella non si tengono insieme tutti quegli organi che devono indissolubilmente, interattivamente interagire affinché si mantenga il processo della vita, no? Cioè che è autopoietico. Ora, tutta la autopoiesi di un essere vivente, che sia un corpo umano, che sia una cellula, in quel caso è la membrana cellulare quella che tiene insieme il dentro rispetto al fuori. Ecco, tutto questo ha un senso perché ovviamente, ecco, una cellula c'ha un dentro che deve fare una serie di operazioni parzialmente autonome perché deve poter replicare certi suoi aspetti, cosa che non avviene all'esterno di sé. Quindi da quel punto di vista la membrana cellulare, la nostra pelle che delimita il corpo, hanno un'importanza nel delimitare un dentro e un fuori, ma il dentro e il fuori sono separati? Noi siamo separati dall'aria che respiriamo, dalla temperatura che batte sulla nostra pelle, dall'acqua che beviamo, dal cibo che mangiamo. No, noi siamo quel flusso. Quindi c'è differenza, ma non c'è separazione. Questo è il punto. Invece noi confondendo le due cose, non è che noi diciamo io non sono questo corpo e questa mente, io sono questo corpo e questa mente, ma non sono soltanto quello. Io sono anche l'ambiente che si concretizza in questo corpo qui e così come in quel corpo lì. Ed è chiaro che di per sé, non io, ma questo corpo ha le sue reazioni con tutta anche la gamma delle emozioni. È chiaro che per esempio un biologo potrebbe, è stato fatto, no? Studiare tutte le reazioni emotive, dalla rabbia alla paura, eccetera, come meccanismi che in qualche modo si sono evolutivamente sviluppati per preservare l'organismo, per difenderlo, per preservare quella sua omeostasi. Quindi tutte le emozioni hanno una loro ragione. Il punto è che noi esseri umani abbiamo sviluppato nell'adattarci
un enorme aspetto che è quello del linguaggio del pensiero, no? La famosa corteccia cerebrale. Cioè. Ecco, allora il linguaggio del pensiero nell'uomo si è iper sviluppato e questo ci ha da un lato dato una, come dire, la capacità di stare al vertice della catena alimentare del pianeta e quindi ci ha permesso un adattamento super. Dall'altro il suo ipertrofico sviluppo ci ha fatto vivere sempre più in un mondo dell'astrazione dove perdiamo la connessione con il vissuto corporeo, emotivo, eccetera, e questo vivere nell'astrazione, basta vedere tutte le varie diatribe che imperversano su internet, su tutte le cose, che sta portando l'umanità all'autodistruzione. Perché, insomma, è inutile da dire, cioè, perché non riusciamo ad abbassare le emissioni? Perché non capiamo che qui se continuiamo così e andiamo fuori di una certa scala di previsione, poi la situazione non è che tutti i modelli che vengono fatti dicono che fino a un certo punto la cosa è graduale, poi c'è un collasso di tutto l'ecosistema. Ecco, allora, di fronte a questo, perché noi che votiamo i grandi della terra, che dovrebbero occuparsi di questo, ancora stanno lì a dire noi solo nel 2070, noi solo... Di fronte alla possibilità, alla certezza che ci saranno milioni, altro che l'immigrazione adesso, milioni di persone che la terra loro sarà sott'acqua e dovranno andare da un'altra parte, eccetera. Perché non viene fatto? Certo, magari alcuni dicono, a me che mi importa, tanto io sarò morto, se la vedranno quelli che rimangono. Probabilmente è questo, ma è una visione molto, molto ottusa di tutta la questione, no? E questo nasce dal fatto che viviamo nell'astrazione, che stiamo ancora dando la priorità a questioni finanziarie, che sono numeri nella testa degli uomini, capisci? Ecco, allora, e quindi non è detto, sai, nella storia dell'evoluzione il 99% delle specie si sono estinte, quindi non è che funziona cioè, voglio dire, non è che le abbiamo estinte tutte noi. Nel tempo le specie si estinguono, quindi non funziona sempre bene tutto questo. Allora, il fatto che noi abbiamo sviluppato tanto questo elemento del pensiero, del linguaggio, dell'astrazione, fa sì che vedendo le separazioni, perché le separazioni le vediamo perché è il pensiero che tira quelle linee di confine, è chiaro che tutte quelle reazioni emotive, anche la rabbia, eccetera, che hanno un senso nell'organismo dei raccoglitori, dei cacciatori e raccoglitori che eravamo un tempo, perché l'altra questione è che l'evoluzione è lenta rispetto all'accelerazione che noi abbiamo impresso e non riusciamo ad adattarci. Allora è chiaro che quelle lì, con una visione vista come separazione, acquistano tutta una autodistruttività che normalmente non hanno. Ecco, allora, e allora credo che quando invece ci capita di essere penetrati in qualche modo, permeati dalla risonanza, dalla luce della non separazione, queste reazioni non è detto che scompaiano per forza, perché quel corpo e quella mente hanno quella storia. E noi sappiamo tutti che una persona in una certa situazione si arrabbia, un'altra in quella situazione non si arrabbia. Perché? Perché le loro storie sono diverse, i genitori erano diversi, eccetera, eccetera. Quindi non è detto, questa è un'altra cosa che io oggi volevo sfatare, questa cosa del risvegliato, no? Non è detto che nel risvegliato poi dopo niente, sempre sorriso, pace e gioia. Cioè non è così, cioè quel corpo mente avrà le sue reazioni. Solo che se
prevale, quando prevale un sapore di non separazione, anche se vengono queste reazioni, sono reazioni che accadono, ma non c'è più nessuno che li rivendica come propri. Questo è il punto. E siccome non c'è nessuno che le rivendica come proprie, non fanno presa sulla memoria, nel senso, voglio dire, cioè non lasciano una traccia che poi diventa quel risentimento di cui parlavo prima. Il risentimento è una cosa che c'è ancora adesso brucia, anche se sta nella memoria, perché io rivendico tutto quello. Se non c'è nessun io a cui accadono queste reazioni, una volta accadute, svaniscono, senza che ci sia tutto un processo di rimuginazione, di recriminazione, di costruzione che, come sai, poi porta a fare di una palla di neve una valanga. A volte è così. C'era quella storiella, non so se l'hai mai sentita, di quello che deve andare dal cugino che l'aveva chiamato e che gli aveva prestato la bicicletta. No, neanche gliel'aveva prestata. Doveva andare a chiedere al cugino in prestito la bicicletta e mentre faceva la strada pensava, lui tanto è generoso, me la dà. Poi dopo un po' dice, ci mancherebbe altro che non me la desse, ma perché non me la dovrebbe dare? Dice, oltretutto io gli ho fatto questo favore, vuoi vedere che questo qui non me la dà? Insomma, alla fine arriva dal cugino che è già incavolato nero, dice, oh, tientala la tua bicicletta a quel paese. Ecco, cioè, da una palla di neve viene fuori una valanga, è tutto costruito mentalmente. Ecco, questo è diverso che se mio cugino mi dice, no, non te la presto, ma arrabbio lì per lì e poi finisce. Però, se non c'è un io che lo rivendica. Se c'è un io che lo rivendica, allora comincio a pensare a tutte le volte che io gli ho detto sì, e allora come mi posso vendicare? Poi lo sappiamo tutti come funziona, no? Questo era un aspetto. Adesso non mi ricordo, avevi detto anche... Ecco, no, però ecco, è importante questo elemento della... Quindi sì, è vero, la vita emotiva di un corpo-mente è quella che è. Per esempio, ci sono persone che hanno un background che le permette di essere in gran parte quiete. Altre persone sono più fragili, sono più facilmente invase da emozioni che le... Ma anche quelli quieti, è inutile, ogni corpo-mente ha un suo punto di rottura, non c'è niente da fare, basta che arriva lì e anche tutta la quiete che tu hai avuto per tutta la vita. C'era un lama che ha fondato Pomaia in Italia, Lama Yeshe, il quale poi insomma, in tarda età si ammalò di cancro e morì. C'erano delle lettere in cui lui raccontava del fatto che per causa di queste cure che cito, cioè all'epoca erano cure devastanti, quelle che... diceva che si sentiva come una foglia al vento, cioè tutta la quiete, tutto il controllo mentale, tutta la capacità di focalizzare l'attenzione, che in una vita, perché da bambino che lui era entrato nei monasteri, come fanno, aveva sviluppato con tutte le più importanti e profonde pratiche meditative, va bene? Di fronte a questo cancro e a queste cure devastanti, erano completamente sfumate. Cioè non aveva più nessuna possibilità di focalizzare l'attenzione, di concentrarsi e di trovare pace. E andava sballottato qua e là e disse: questo è il più grande insegnamento che io ho ricevuto rispetto al buddismo, cioè rispetto proprio alla realtà. Che questo io che vuole sempre controllare, combattere, non c'è, è una foglia al vento. E che se casomai io sono, adesso non so che cosa diceva, io sono tutto, sono il vento e la foglia che viene sballottata. Ecco, allora in questo senso l'idea invece di un risvegliato che ha il certificato, perché quando uno è risvegliato è sicuro perché ha eliminato tutti i difetti, cioè non esiste, perché scusate, poi oltretutto la mente e il corpo sono due concetti, in realtà sono due facce della stessa medaglia. Allora
non è possibile avere una mente perfetta. E se ci fosse una mente perfetta, in teoria dovresti avere un corpo perfetto, cosa che non è possibile perché il corpo invecchia e muore. Quindi, e così lo fa la mente. Quindi perché basarsi su queste cose per dire io sono questo e non lasciare che questa chiarezza della non separazione ci faccia respirare la vastità che siamo? Ecco. Posso intervenire? Ma certo. Ciao Mauro. Ciao. Intanto volevo ringraziarti perché hai, come dire, la tua opera di demolizione di alcuni paroloni che hai tirato giù dal piedistallo, e i due più importanti sono spiritualità e illuminazione. È un'opera che io reputo importante e devo dire, già essendo un lettore accanito di Krishnamurti, la sua frase sulla verità che non ha sentieri dà già una bella mano in tal senso. Sì. E quindi a valle di questa sana opera di smitizzazione, poi arriva comunque spontanea una domanda: vabbè, ma che faccio? Se non esistono pratiche nel concetto che spesso usiamo, che cos'è che io posso o devo fare? E le cose che hai detto mi portano a pensare che forse più che praticare quel che noi normalmente immaginiamo, attribuiamo a questa parola, occorrerebbe essere in grado di cogliere le opportunità che la vita ci offre nella forma dell'episodio che tu hai raccontato di Shankara. Episodi come quelli ce ne capitano tantissimi nella vita. A volte ci scivolano via, a volte inducono solo una reattività più o meno forte a seconda di, come hai detto tu, del temperamento, ma anche delle situazioni della vita. Ci sono situazioni di stress, di competitività che ci annebbiano completamente la possibilità, ti tolgono la possibilità di essere in quei momenti lucidi al punto tale da poter dire che tu non c'entri neanche tanto con quel che sta accadendo, cioè ti poni in una posizione di osservatore e quella posizione ti regala, se sei fortunato, degli sprazzi di luce che, come tu hai detto in altre volte sono come si posano sulla tua mente in forma di chiarezza, e sono delle mini illuminazioni, chiamiamole così, che danno l'illusione, o forse la realtà, di comprendere qualcosa. E questo a me capita anche quando trovo piacere nel rileggere 10 o 20 volte le stesse frasi di certi libri che riprendo in mano e rileggo, perché le leggo e le guardo come con il piacere con cui d'estate mi piace mettermi al sole perché mi scalda, mi dà piacere. Ecco, io reputo che la vita queste opportunità ce le offra. Cambia molto essere calati nel nostro personaggio, nel nostro cosiddetto io, e essere un po' meno o non essere del tutto. A volte in modo inconsapevole non lo siamo del tutto, e sono momenti molto belli e delle grandi opportunità. Non ti daranno la patente di grande illuminato, ma chi se ne frega. Sono belli se li sai cogliere ed è un piacere poterlo fare. E una certa fase della vita un po' ti aiuta in questo, se hai anche un po' di fortuna. Non so, volevo sapere cosa ne pensavi, insomma. Sì, la frase che dicevi, no, hai menzionato di Krishnamurti, la verità è una terra senza sentieri, insomma, la dice lunga su questo, nel senso che non è un sentiero, non è cioè la verità non è dove porta un sentiero. Nisargadatta una volta disse: ogni sentiero porta a un'illusione, ma è una landa senza sentieri, dove dunque stai nella landa della verità. Allora questo vuol dire che la verità, come diceva Krishnamurti in altri passi, è troppo viva, troppo fresca, troppo dinamica per poterla ingabbiare, inscatolare in una qualsiasi definizione, per poterla fermare in un momento della tua vita.
ho raggiunto la verità e sono diventato illuminato il 16 settembre 2000 e qualcosa, no? Ecco, no, la verità è viva, è sempre qui, è la vita che continuamente ci tocca, ci travolge, ci porta, ci oscura, ci illumina, è sempre la verità. Il punto è che tu più di una volta hai detto se siamo fortunati, cioè il punto è che la domanda iniziale che tu hai fatto, ma allora se non posso praticare eccetera, che posso fare? E poi hai dato una risposta. Il punto è che tu non puoi fare assolutamente niente. Quello che può capitare però è che nel momento che ti chiedi ma io allora che posso fare, possa da lì aprirsi la verità che l'io non c'è, che l'io non può fare assolutamente niente e che se sei fortunato succederanno delle cose. Nella vita di ciascuno ogni cosa può essere un'occasione in cui brilla la verità e a volte riusciamo a coglierla, altre volte no, ma perché in realtà nessuno lo fa. Succede che una cosa si mostra e viene accolta e un'altra volta si mostra e non viene accolta, punto. Sarà la volta dopo. Ma a volte un vedere la non separazione del nostro io, cioè che non c'è nessun io in grado di scegliere se fare o non fare qualcosa, e quindi o ancora magari l'impotenza assoluta che ha l'idea del nostro io di riuscire a risolvere i problemi della vita facendo qualcosa, e allora paradossalmente a volte può collassare un po' tutta la costruzione che abbiamo fatto e scoprire che le cose stanno in un modo completamente diverso. Ecco. Forse, se sei d'accordo, una differenza importante è passare dalla parola accettazione, che in qualche modo ha una locuzione attiva, come dover fare qualcosa, alla parola come abbandono, non so come dire, rassegnazione è un termine brutto, ma in qualche modo accettare la realtà per quella che è, senza pensare di dover fare qualcosa, è un atteggiamento molto più corretto, perché non c'è un'azione attiva. Se viene, viene perché deve venire e basta, non stiamo a farla più lunga o a cercare chissà che. Molti usano la parola grazia, non grazia, ma lì andiamo su un terreno minato. No, tanto anche quando c'è la grazia si ricrea lo stesso problema, cioè tu devi accogliere la grazia oppure la respingi e quindi devi sempre fare qualcosa, no? Così come accettare, devi sempre accettare o no? E il punto è che semplicemente queste cose accadono, che a volte uno dice devo accettare questa cosa e poi l'accetti, accade altre volte che dici devo accettare questa cosa e per quanto ti sforzi non l'accetti. E quindi tu è che a volte le cose sono accettate dal corpo-mente e a volte no, solamente che il corpo-mente ha anche ragione. Diceva Desjardins, il corpo può dire sì o può dire no. Se mangi una cosa avariata, il corpo dice no e la rivomita. Ed è sano così. Ugualmente la mente, l'intelletto, può dire di sì o può dire di no, nel senso che lui faceva l'esempio, un ingegnere che vede che i calcoli per fare un ponte sono sbagliati, dice no e li rifà e fa bene così. Ecco, ma la nostra coscienza può dire no. Cioè, se viene una persona orribile davanti a te, puoi decidere di non vederla. Se ti cade un mattone su un piede, puoi decidere di non provare dolore. No. La coscienza dice sempre sì, come lo specchio.
Non è che dice questo non lo rifletto perché non mi piace. E allora vuol dire che l'essenza di noi accetta già tutto. E quindi il punto non è tanto di sforzarsi di accettare, il punto è che collassi la nostra identificazione con un io che crede di accettare o rifiutare e di capire che vedere o sentire il nostro sé come quel spazio più ampio che comprende pure quell'io che dice sì e no e che non può non accettare, perché la realtà è, diciamo che la realtà, come tutto, accetta se stessa continuamente. Come diceva Spinoza, in lei libertà e necessità coincidono perché da un lato è libera completamente di seguire la propria natura con necessità. E noi siamo tutto questo. Che poi potremo riassumere essere sia lo schermo che il film. Certo. Certo, perché noi siamo, per esempio, a livello della nostra esperienza, non c'è bisogno di andare tanto lontano con le speculazioni. Noi ogni volta, in ogni ordinaria esperienza che facciamo, come in questo momento, noi nello stesso tempo siamo coscienti delle singole parole che diciamo, di quello che vediamo, di quello che sentiamo, il nostro corpo, gli oggetti della stanza, cioè tutte queste cose sono diverse l'una dall'altra, sono percezioni diverse, la percezione del suono della mia voce è diversa da quella che voi avete nel vedere la mia immagine nel computer, che è diversa dal sentire caldo o freddo nel vostro corpo. Quindi tutte queste esperienze che appaiono e scompaiono sono diverse l'una dall'altra, irripetibilmente diverse. Eppure, nello stesso tempo, appaiono come delle concretizzazioni di uno spazio che è la vostra presenza consapevole, che è una. Queste esperienze sono tante, ma voi le vivete in un unico spazio di coscienza, con cui vi identificate, naturalmente, no? E quindi nello stesso tempo siete uno spazio di presenza consapevole, aperta a qualsiasi esperienza, e nello stesso tempo siete ciascuna esperienza visiva, uditiva, sensitiva, eccetera, che si manifesta non solo in quel campo, ma come quel campo, come una qualche concretizzazione di quel campo. E può succedere certe volte, quando uno magari non ha da fare niente di particolare,
di dimenticare completamente e le esperienze e persino quello spazio consapevole che siedi. Dimenticare tutto, persino di essere presenti. E anche quello è ciò che voi siete. È ancora più vasto di quel campo. Quel non vedere, quel non sapere, che è una oscura luminosità e una luminosa oscurità. Posso? Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda di questo tipo. Perché quando porto l'esempio di questi 2 giorni, ad esempio ieri hanno operato il mio cane, un intervento abbastanza importante, e finché il medico, il chirurgo mi stava spiegando tutti i rischi, c'era la sofferenza, eppure dentro c'era serenità. Cioè era come, non lo so spiegare. Nel pomeriggio ho preso una fregatura, ho protestato, eppure dentro ero tranquilla. Perché questo comunque ultimamente, che mi accade spesso, crea uno smarrimento? È come se, come dire, si perdesse un po' l'identificazione. Com'è possibile che io possa, in una situazione di un certo tipo, sentire dentro questo, però contemporaneamente accogliere tutto questo? È come se la mente mi proponesse: ma come? Ma non può essere che tu possa fare tante altre cose oggi che c'è questo? Non so spiegarmi, non so se mi sono spiegata. Ma forse sì, non so se ho capito bene, ma cioè io credo che queste esperienze, ne hai parlato di 2 esperienze, no? Quelle di ieri. Ecco, quella adesso la seconda non era ben specificata, ti eri arrabbiata, no? Ho preso una fregatura. Hai preso una fregatura, cioè. La prima è più profonda, perché Certo. il tuo cane Certo. significa una persona di famiglia, insomma. Certo. Eppure anche lì tu hai sentito come se ci fosse dietro tutto questo una parte più calma, tranquilla. Sì, che stava accogliendo tutto questo, stavo soffrendo e c'era serenità in tutto questo. Esattamente. Ecco. Allora, io credo che questa ovviamente è come accorgersi che il film che stai guardando al computer è pieno di situazioni drammatiche, di personaggi che vanno e che vengono, che si muovono, che cambiano continuamente il film, ma nello stesso tempo lo schermo non è separabile assolutamente dal film, eppure non si muove, sta sempre lì, è sempre fermo, non partecipa a niente di quello che succede nel film. Allora, siccome noi normalmente siamo identificati soltanto con i protagonisti di quel film che chiamiamo La storia della mia vita, che noi siamo il protagonista, quindi ci convinciamo che il film è molto reale, difficilmente ci accorgiamo dello schermo del computer, cioè che tutto questo film per apparire ha bisogno di un me che è una consapevolezza aperta e che permette di osservare tutto quello. Quindi nel momento in cui succede, e può succedere sia perché uno magari ha letto delle cose, è venuto a un satsang oppure ha fatto meditazione, ma può succedere tranquillamente pure in situazioni di vita dove uno manco ci aveva pensato mai, spontaneamente. Quando succede questo c'è uno sconcerto, perché ne va della tua identità. Scusa, come ti chiami? Emanuela. Ecco, allora, Emanuela fino a poco prima era Emanuela che ha la sua vita, che ha il suo cane, che si preoccupa per il cane, eccetera. All'improvviso ti accorgi, ma io sono qualcosa di più, faccio un passo indietro e mi accorgo che lì dietro c'è un'Emanuela che sta in silenzio, assiste e accetta. E allora però questo, che è una cosa
tra virgolette, che uno vive come positiva, perché è quel punto di quiete anche in mezzo al trambusto, ma nello stesso tempo ti sconcerta perché cambia la tua identificazione soltanto con l'Emanuela corpo-mente che tu hai sempre pensato di essere. Capito? Uno si accorge, non sono solo questa Emanuela qua, io sono anche quest'altra cosa che sta dietro, ed è molto misteriosa quest'altra cosa che sta dietro. E questo ci dà un senso a volte di meraviglia o di sconcerto, che non è che sono tanto diverse poi, no? Allora mi chiedo, perché dopo una vita che uno cerca di capire e nel momento in cui si manifestano alcune cose, c'è questo senso proprio di smarrimento in un certo senso. È come se, uso un termine, l'identificazione stesse, come dire, barcollando, era quello che cercavi, e nel momento in cui accade c'è proprio questa, non è una paura, però è proprio uno smarrimento. Chi sono? Chi sono io adesso? Certo, perché non è mai come se l'immaginava l'io con cui eravamo identificati. Cioè noi in genere ci identifichiamo con questo io separato che si identifica con la sua storia, no? La narrazione della mia vita, io sono quello che è nato lì, che ha avuto quei genitori, che gli è successo X e Y, che ha questo carattere, cioè, questa è la trama del film, non è lo schermo, capito? C'era un episodio di una serie che a me da piccolo mi piaceva tantissimo, che si intitolava I confini della realtà. Non so se l'hai mai sentita. Sì. Uno di questi episodi era un tizio che all'inizio si vede che lavora in un ufficio, parla con la segretaria, telefona a casa, sta per andare via, e all'improvviso c'è come un macchina indietro e si scopre che tutto è finto, quello è un set, che quelli stavano girando un film e che lui era un attore. Se non che lui non si sente un attore, lui è come se a te adesso in questo momento ti accorgessi che la stanza tua è fatta per un film e tu non sei tu, e quello cerca la sua vita, cerca di andare a casa sua, ma l'indirizzo non corrisponde, cioè è uno straniamento completo rispetto a quello che credeva di essere. Allora, l'io gli piace cambiare, ma gli piace cambiare rimanendo lui. Cioè, e quindi l'identificazione con questo personaggio che è la nostra storia, Emanuela, Mauro, quello che sia, è che questo sì è disposto ad aprirsi, però a certe condizioni. Cioè si immagina quello che succede quando raggiungerò il risveglio, quando sarò, eccetera, eccetera. Quando succede sul serio, non è mai come se l'era immaginato, perché quello che diventa molto chiaro è che quello che c'è non è secondo le aspettative di quell'io, che anzi che l'io non ha niente da guadagnarci da questo cambiamento. Questa è la cosa più incredibile, che l'io, quella che io chiamo spesso la sua mente di commerciante, si chiede sempre, ma io che ci guadagno da questo? E quindi quando pensa a degli arrivi spirituali, al risveglio, se lo immagina sempre, io a volte dico, come la somma di tutte le metà, di tutte le cose, la metà delle cose positive dell'universo, no? Cioè l'universo è come mettere insieme tutte le cose positive che mi piacciono dell'universo, quello è il risveglio, e l'eliminazione dell'altra metà dell'universo con tutte le cose negative. Quando scopre che invece non è così, e che l'assoluto o Dio o il tutto si manifesta in ogni cosa, per cui quando ho mal di denti è il mal di denti, non è la cura per il mal di denti, allora a quel punto lui non c'ha più niente da guadagnare. E quindi si accorge che questa scoperta di questa vastità, che da un altro punto di vista invece crea un grande senso di libertà, eccetera, ma non è dell'io quella libertà. E quella libertà viene fuori, quel senso di apertura, di quiete, di pace profonda, viene fuori quando l'io
mostra la sua inconsistenza. Magari continua a fare le cose, a dire, ma ormai non ci crediamo più. È un personaggio di un film, posso pure godermi il film, ma non è, un altro esempio può essere come se tu sei un'attrice che sta recitando Lady Macbeth e poi per un po' succede che sei talmente identificata con questa recita che ti dimentichi di essere Emanuela e sei Lady Macbeth e provi la paura, la rabbia e tutte le emozioni di Lady Macbeth. Poi a un certo punto ti ricordi che non sei, ma sei, che sei, scusa, il tuo nome è Emanuela. Emanuela, che sei Emanuela. E non solo, ma ti accorgi di un'altra cosa, che tu non hai mai smesso di essere Emanuela, che tu non sei mai stata Lady Macbeth, che non è che Lady Macbeth si rende conto che lei non è Lady Macbeth, ma è Emanuela, perché Lady Macbeth non è mai esistita, è un personaggio immaginario, è sempre Emanuela che si è dimenticata di essere Emanuela, ha creduto di essere Lady Macbeth e poi si è ricordata di essere Emanuela, capisci? Ecco, allora questo elemento quindi io lo trovo molto, molto prezioso che tu provi una sorta di sconcerto, perché quello sconcerto significa che c'è un varco di apertura verso l'ignoto, quello che l'io non sa, quello che l'io non potrà mai comprendere, che non potrà mai descrivere. Uno smarrimento è come se si creasse uno spazio, uno smarrimento, una vertigine. Esatto, esattamente. Esattamente, questa è un'esperienza fondamentale, secondo me, che a volte nei mondi della pratica spirituale, quelli che insistono sulle pratiche spirituali, a volte vengono invece esorcizzate queste cose. È come se a volte certe vie spirituali dicono tu non ti sentire mai perso, io sono la bussola, io sono la via, fidati di me e rimani saldo nelle tue... Invece no, invece proprio questa vertigine, questo è il brivido dell'ignoto che spazza via tutte le costruzioni che ha fatto l'io e ti lascia nuda di fronte, non di fronte, immersa in quel ignoto che tu sei. E allora quello che può venire fuori è una meraviglia, non è solo un senso di smarrimento, ma anche una meraviglia. Io in passato mi sono sentito, quando parlavo con Nisargadatta, precipitare in una specie di abisso dove non c'erano appigli. Ed è stata la cosa più preziosa che a me è venuta da quell'incontro. Quando lui mi disse, perché mi disse tu che fai, eccetera, io dissi, io osservo le cose che vanno e vengono. Lui disse, quando tutte le cose non vanno e non vengono, svaniscono, che resta? E io dissi, resta la coscienza che ha osservato tutto questo. E vedi che cioè, è il passo indietro fra identificarti con la mente e il corpo, le cose che vanno e vengono sono pensieri, emozioni, ma io non sono quelli, o perlomeno non sono soltanto quelli, io sono la coscienza che li osserva. Solo che lui mi chiese, e quando anche la coscienza è lasciata andare, che cosa resta? E io lì mi sentii scivolare via perché non avevo mai preso in considerazione che io potessi essere qualcosa oltre, dietro alla coscienza. E mi sono sentito spinto in questo buio dove precipitavo e lì c'era qualcosa di veramente vitale, proprio in quella vertigine. E quella vertigine è quanto di più ordinario. Noi siamo sempre in caduta libera in quella vertigine, anche adesso. Solo che c'è anche il film, per cui ci sembra stare comodamente seduti col terreno sotto i piedi. I fisici ci dicono che però non è così perché la Terra gira, cioè nell'universo cade tutto, quindi non è manco vero dal punto di vista fisico. Allora è bello, no? Perché questa vertigine è proprio quella selvaggia vitalità
dell'ignoto che noi siamo e che danza in tutto questo. E poi ogni tanto diventa qualcosa, diventa il computer, la lampada, me, te, ma nella sua natura è danza di energia in uno spazio senza confini. Quindi se ti capitano questi momenti, non cercare di evitarli, né di cercarli. Quando ti capitano, bene, lasciali. Ultimamente accadono da soli, sì, così. Sono inviti preziosi e senza voler ottenere niente in più da quello che succede, però veramente sono segni di qualcosa che si apre. Grazie. Auguri. Grazie. Bene, ci abbiamo tempo per una domanda, ancora, se qualcuno... Volevo chiedere se potevi chiarire prima hai detto qualcosa sul fatto di non avere scelta. Capisco del fatto di non cioè lo capisco fino a un certo punto, ma penso che ci sono scelte, quindi volevo capire un attimo cosa un pochino di più quello che hai espresso. Guarda, su questo in realtà anche le neuroscienze hanno chiarito molto bene la cosa. Non so se conosci quegli esperimenti che ha fatto Libet, no? Quelli per cui veniva chiesto a una persona di, che ne so, premere un pulsante nel giro di una mezz'ora, quando voleva, liberamente, e monitorizzando tutte le varie cose, quello che è venuto fuori è che l'impulso a muovere il braccio per premere il coso veniva attivato nell'area cerebrale che presiedeva questo circa un terzo di secondo prima che si attivasse l'area cerebrale che diceva adesso decido di muovere il braccio. Cioè, per cui poi in realtà quello che viene detto è che noi possiamo essere coscienti delle nostre scelte, ma non fare scelte coscienti, perché le scelte ogni volta le facciamo sono la risultante di un lavorio in gran parte del tutto inconscio. Questo dicono le neuroscienze. L'aspetto non dualista dice la stessa cosa in modo diverso, cioè le scelte accadono, tranquillamente accadono, le decisioni accadono, ma non c'è nessuno che le fa. E cioè, quando dico io adesso prendo la macchina o la moto, prendo la macchina e vado giù e prendo la macchina, non c'è nessun bisogno di immaginare che ci sia un io a parte da questi pensieri che hanno deciso di prendere la macchina. Questi pensieri accadono da sé, in base a tutta una serie di scelte che fa la mente e il corpo. Ecco, siccome queste cose sono descritte sintatticamente, linguisticamente, in modo che ci sia un soggetto, noi diciamo, non diciamo c'è fame, non diciamo questo corpo ha fame, noi diciamo io ho fame. Poi diciamo io mi faccio un panino e scelgo di farmelo con l'uovo sodo e il salame. Allora, queste azioni vengono tutte descritte da una frase dove c'è un soggetto e poi una decisione che prende il soggetto. Ora, questo è necessario perché ci deve essere un soggetto in un verbo, ma non significa che il soggetto è un'entità a parte che fa queste cose. Non c'è nessun bisogno di immaginare, così come io faccio sempre l'esempio, non c'è bisogno quando diciamo il vento soffia di credere che esista un'entità a parte chiamata vento che compie l'azione di soffiare, perché se il vento non soffia, che fine fa il vento? E allora, se io dico io mi faccio un panino, c'è lo scegliere e il farsi un panino. Quello possiamo chiamarlo io, ma non posso immaginare che ci sia a parte un io che fa queste cose, perché
come diceva Occam, che gli enti non si devono moltiplicare in vano, e secondo il rasoio di Occam è meglio scegliere la soluzione più semplice. E quindi noi siamo a volte schiavi di leggi della grammatica che non riflettono quelle della realtà, perché poi è sempre la mente corpo che prende le decisioni, e in genere le prende in base alle situazioni, no? Ma prende le decisioni, che vuol dire? Vuol dire che c'è tutto un lavorio del sistema sensoriale, di quello della memoria, eccetera, per cui a un certo punto scappa fuori che si decide di fare. È come un neuroscienziato ha detto: immaginati un intero stadio pieno di piccoli comitati, ognuno dei quali deve decidere esaminando un aspetto della questione, quello che per esempio analizza la situazione presente, quello che analizza i casi passati simili, che come sono andati, quello che analizza secondo la decisione A, B e C che cosa può succedere in futuro. Insomma, questo stadio, che è il cervello umano, è pieno di sottosistemi con le loro sinapsi, eccetera, che esaminano partitamente tutte queste. Poi ci sono degli altri sistemi, sempre nello stadio, che raccolgono le informazioni e le sintetizzano mano a mano, finché non arrivano all'ultimo comitato, che va dal presidente degli Stati Uniti, che deve prendere una decisione, e dice: guarda, abbiamo detto che la cosa migliore è fare così, e quello fa. Il presidente è la parte cosciente, che dice: mi faccio un panino al salame e uovo, ma perché sia venuta quella cosa c'è stato tutto un lavorio. E d'altra parte, se ci pensi, noi siamo liberi di scegliere, cioè ti viene in mente: mi faccio un panino così o così, e scelgo quello. Ma ho scelto di avere quei pensieri o di scegliere? No, sono venuti. Ecco, in questo senso, quindi esistono le scelte e le decisioni, ma non c'è un io che le fa, accadono tranquillamente da sole. E questa è una gran liberazione, perché poi se c'è un io che le fa, c'è un io che poi si sente in colpa se ha sbagliato, sono tutte cose che si aggiungono inutilmente e che in genere aiutano molto a prendere decisioni sbagliate. E però fanno anche quelli parte di quel lavorio. Bene, vi ringrazio delle vostre interessanti domande e di essere stati qui. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Ciao, Ciao a grazie. tutti. Ciao.